Perché nelle relazioni, quando desideriamo qualcosa, la nostra mente va da una parte, il nostro cuore dall'altra e il nostro corpo spesse volte da un'altra ancora. Cerchiamo di capirlo insieme in questo nuovo video di Evo Amore, dove nel mondo delle relazioni, dei sentimenti e della sessualità cerchiamo di scoprire dei percorsi di crescita interiore. Una cosa che è senz'altro accaduta a tutti quanti noi è quella di renderci conto che sovente, quando viviamo qualcosa di connesso alle relazioni sentimentali, quindi quando veniamo coinvolti a livello proprio di innamoramento, di sentimento, di attrazione e di desiderio nei confronti di qualcun altro, ci troviamo ad avere delle strane incoerenze e incongruenze dentro di noi. Cioè, da una parte magari ci sentiamo intellettualmente attratti da questa persona, il nostro cuore magari è un po' nell'incertezza e il nostro corpo magari a causa di un odore, a causa di una serie di aspetti che rileva nel corpo dell'altra persona, diventa addirittura quasi repellente. Possono capitare, diciamo, le più strane combinazioni nelle quali in realtà, anche se con una parte di noi sentiamo magari di volere, di desiderare qualcuno, altre parti magari invece non lo desiderano affatto. E purtroppo tante volte capita anche qualcosa di simile al contrario, ovvero delle volte ci troviamo in una situazione in cui non avremmo assolutamente bisogno di desiderare o farci prendere, diciamo, da qualcuno, e invece questo alla fine ci troviamo ad esserlo perché questa cosa comunque diventa più forte di noi e ci spinge e ci tira. E quindi anche se noi con la testa non lo vogliamo, con altre parti lo vogliamo e questo accade. Tutto questo mescolamento è anche uno degli aspetti che rende il mondo delle relazioni e dei sentimenti un po' misterioso, quindi anche un pochino a volte pericoloso, impervio, difficile anche da affrontare, proprio perché la maggior parte di noi o è molto preparata a livello nozionale o magari riesce a sentire meglio le persone dal punto di vista sentimentale, ma ha poca nozione per quanto riguarda magari alcuni aspetti che sono fondamentali. Oppure dall'altra parte può essere una persona molto in comfort con il proprio corpo fisico ma avere delle difficoltà con le altre parti, o viceversa può essere una persona che può avere un'ottima preparazione e un ottimo sentire nei confronti degli altri ma avere dei disagi fisici che gli impediscono poi di essere veramente libera e aperta a quello che desidera vivere. Tutto questo aspetto è un aspetto che ci introduce in quello che è il mondo delle sfere di influenza, che come Evo Amore abbiamo definito per cercare di comprendere un pochino meglio come funzionano queste dinamiche. Nelle filosofie orientali e occidentali si parla spesso dei corpi energetici dell'uomo. Li troviamo nella cultura indiana, li troviamo nella teosofia, li troviamo in tantissime declinazioni diverse, con tante sfumature differenti, e soprattutto tutti ci introducono al fatto che l'essere umano è un essere molto più complesso del proprio corpo fisico. Questo ormai un pochino lo sappiamo tutti. Le differenziazioni che vengono normalmente declinate nelle varie filosofie sono declinazioni spesso molto complesse, si parla di 5-7 corpi, poi si arriva addirittura a superare la decina, in alcuni casi anche varie decine di corpi. Si entra effettivamente in un mondo che è quello delle geometrie sottili, che è molto molto articolato e soprattutto rischia di rimanere troppo all'interno di aspetti concettuali e anche di difficile gestione. Quello che ci siamo proposti come Evo Amore in questa esperienza di condivisione con voi è stato quello di riuscire, attraverso proprio il filtro delle relazioni e dei sentimenti, di creare una divisione convenzionale che potesse essere comprensibile a tutti, cioè che potesse essere un po' alla portata di tutti quanti noi, proprio per evitare di entrare in aspetti troppo macchinosi e troppo complessi e articolati, seppure magari anche oggettivamente utili, ma di fatto molto difficili poi da maneggiare e da gestire all'interno di quella che è la nostra quotidianità. Ecco che abbiamo costituito questa organizzazione interna energetica dell'essere umano che abbiamo chiamato sfere di influenza. Le sfere di influenza sono 3, quindi sono la mente, la testa,
il cuore, quindi tutta la parte del sentire dei sentimenti, e il corpo fisico che ha tutta una sua particolarità. Beh, della mente non abbiamo molto da dire, di fatto c'è di tutto sulla mente, diciamo che è un po' l'imperatore della nostra cultura occidentale, quindi la mente sostanzialmente è l'elemento più totalizzante, è quello che cerca di giustificare tutto, di spiegare qualsiasi cosa, è quello che si introduce e si intrufola anche in momenti inopportuni nella nostra vita, cercando di definire sostanzialmente tutto, e lo fa attraverso il filtro culturale che ha acquisito nel tempo. Quindi sostanzialmente ci troviamo di fronte a dei modelli di dualità, a dei modelli di separazione, a dei modelli di giudizio, di pregiudizio, e soprattutto a tanti schemi che nella maggior parte dei casi ci impediscono di vedere la realtà per quella che è nella sua creativa complessità. Quello che noi abbiamo chiamato cuore, quindi il luogo dove i sentimenti hanno origine, il luogo simbolico ovviamente, il punto di affioramento delle emozioni, il punto di scambio, il punto di contatto, quello che ci muove energeticamente, ce ne rendiamo conto tutti quando le emozioni sono in campo, quindi tutta l'area che è compresa tra lo sterno e lo stomaco, è l'aspetto che coinvolge tutta la parte del sentire, cioè quella parte che non ha parole, che non utilizza le espressioni verbali, che non utilizza definizioni, ma utilizza percezioni, quindi utilizza quelle che possono essere proprio quelle parti di sentire, di energia, di scambio e proprio di sentimento, quindi tutto quello che è il mondo che lega questo campo sottile energetico, anche abbastanza trascendente, perché se pensiamo a come i sentimenti funzionano nella loro impercettibilità apparenti, ma poi nella loro densità, nell'impatto che hanno nei nostri confronti, beh, ci rendiamo conto che il cuore è un campo universale estremamente forte ed è una polarità, un punto di influenza che esercita tantissima forza, ovviamente maggiore o minore a seconda delle caratteristiche e dell'unicità che ognuno di noi rappresenta. Il nostro corpo fisico, il miracolo del nostro corpo fisico, spesse volte nella cultura meccanicistica che è comparsa negli ultimi 2 secoli, ormai quasi 3, nella cultura principalmente occidentale, viene spesso associata al concetto di macchina. Una macchina incredibile, una grande macchina perfetta, una macchina di qui, una macchina di là. Allora, noi pensiamo di voler un po' smontare questo concetto di macchina, proprio perché il corpo fisico è un ente a sé stante. Il corpo fisico è più simile a un animale che a una macchina. Quindi è un essere a tutti gli effetti che pensa indipendentemente dalla nostra mente. Quindi il corpo ha una serie di suoi input ben precisi interni che lui gestisce autonomamente, che sono una serie di automatismi che gli permettono di vivere, ma al tempo stesso ha anche proprio un suo rapporto con la vita, ha un suo modo di vedere le cose, e questo spesse volte è sottovalutato proprio perché abbiamo l'idea di pilotare un'auto, ma il corpo fisico è tutt'altro che un'auto. È un ente, un qualche cosa con il quale noi dobbiamo nel tempo anche imparare a dialogare. Ovviamente non con le parole, ma è importante riuscire a entrare nella comprensione che il nostro corpo fisico, cioè quello che ci porta a spasso nel mondo e ci permette di vivere, di percepire con i sensi e di affrontare tutte quelle che sono le nostre esperienze, è un essere preciso, è un essere che noi abitiamo, quindi ha una sua complessità, una sua integrità con la quale noi dobbiamo fare i conti. Ed è il motivo per cui alle volte noi ci troviamo, ad esempio, come raccontavo prima, nella dinamica di relazioni, magari alcune parti di noi, la nostra mente è estremamente attratta da una persona, i nostri sentimenti si accendono verso quella persona, il nostro corpo non ne vuole sapere. Succede questo non perché il corpo è una macchina, ma proprio perché il nostro corpo ha bisogno di un'affinità chimica, che alle volte è veicolata dalla mente e dai sentimenti, ma alle volte non è sufficiente, e quindi
anche il nostro corpo determina i suoi gusti e decide che alcune cose gli vanno bene e non gli vanno bene. Per fargli andare bene e quindi adeguarlo a una serie di nostre esigenze, occorre fare un percorso. Ecco che queste tre polarità che abbiamo definito mente, cuore e corpo, le abbiamo chiamate sfere di influenza. Ovviamente lo capite perché sfere di influenza, in quanto ognuna di esse può scombussolare tutto l'equilibrio che noi possiamo determinare all'interno di uno scambio relazionale. L'obiettivo è comprensibilissimo, il nostro obiettivo nella nostra vita di tutti i giorni, non solo se siamo ricercatori nel campo delle relazioni, ma anche proprio per vivere serenamente, è proprio quello di allineare, di coordinare queste tre sfere di influenza e fare in modo che vadano tutte nella stessa direzione, o perlomeno che si armonizzino, che trovino comunque il modo di centrarsi all'interno di quello che può essere un nostro progetto personale o un nostro intento. Ecco che questo ruolo di coordinamento è un percorso, è un viaggio che possiamo compiere e fare innanzitutto prendendone consapevolezza e quindi non rimanendo semplicemente stupiti del fatto che alcune cose nelle relazioni ci funzionano e altre no, ma semplicemente cominciando ad osservarci e quindi utilizzando quello che può essere il meccanismo molto ben conosciuto da chi studia le filosofie orientali dell'auto-osservazione, intanto cominciare a percepire dove siamo nel momento in cui desideriamo qualcosa, nel momento in cui vogliamo arrivare a un risultato in una relazione, dobbiamo cominciare a pensarci divisi in queste tre parti e cominciare a studiare queste tre parti come reagiscono. Sono tutte allineate? Sono per caso disallineate per vari motivi? Ci sono situazioni che non sono armonizzate? Ecco che occorre fare un lavoro a monte, diversamente questa relazione già comincia a partire male, comincerà a partire con delle difficoltà, proprio perché le nostre tre sfere di influenza non saranno armonizzate tra loro. Questo lavoro di armonizzazione è un lavoro molto particolare che si può fare, si può realizzare individualmente in moltissimi modi diversi. Sicuramente molti di voi conoscono metodologie e tecniche che possono permettere questa armonizzazione di parti. Noi come Evo Amore abbiamo studiato alcuni metodi e sistemi che possiamo anche nel tempo condividere con voi. Quello che è importante inizialmente, che ci tengo a dirvi in questo video, è cominciare a osservarci con questa logica, con questa chiave di lettura. Quindi quando noi entriamo in un meccanismo di studio e ricerca delle nostre relazioni e quindi di comprensione di quello che accade durante la nascita e il percorso di una nostra relazione, proviamo a cominciare ad immaginarcela sotto la lente delle sfere di influenza, quindi capire bene cosa sta accadendo in ognuna di queste tre polarità e poi attraverso di questo andare a capire cosa serve fare per armonizzarle se queste non lo sono già da subito. Se questo video vi è piaciuto mettete un like, fate commenti, i commenti sono importanti per noi per comprendere anche quanto stiamo condividendo con voi. Sotto in descrizione trovate anche la possibilità di accedere al nostro sito web e anche la possibilità di contattarci qualora desideriate intraprendere un percorso di miglioramento, un percorso di approfondimento di voi stessi o comunque del campo delle relazioni con il nostro aiuto. E ci vediamo al prossimo video.